parte più, capo! Abbia pazienza, maresciallo, hanno bombardato la linea! Come hanno bombardato la linea? Non si parte più! Che ne so io, non ti capisci più niente! Terzo bombardamento che si finisce su questa linea, qua non si parte più! Ma come faccio? Io ho 48 ore di permesso, compreso il viaggio di notte, io mi devo sposare! Ma come si fa? Ma non badavo lì, maresciallo, non Mi dispiace, io sono di servizio. ma io sono rovinato, maresciallo, mi dovete aiutare! Dove te l'hanno rubato? Stava lì! Ecco là, vicino a quel prete, ecco là, maresciallo, ecco là! E non ho visto niente questo prete! Ma che quello stava a leggere il breviario, diceva le preghiere, maresciallo! Ma come? All'altro! Anche questo ci voleva! Padre, sacerdote! Sacerdote! Permette, padre, mi scusi. Perdonatemi, padre, ho una certa fretta. Siccome è stata rubata una valigia, poi Mortis tu et tu padri, et tu nonni in cariola mamea. Permette, padre, mi scusi. Linoleum. Perdonatemi, padre, io ho una certa fretta. Siccome è stata rubata una valigia, poi era... Toscano, ora pro nobis, autobus, SOS. Insomma, padre, con tutto il rispetto. Giovanotto, non vede che mi sto dicendo le orazioni, questa è l'ora dell'uffizio, se ne vada, ripassi, non mi interrompa. Caporra Antonio, dovevo immaginarlo. Mannaggia! Esimio sottufficiale, lei sta equivocando, abbia pazienza. Io sono un prete, non sono un capurro. Sì. Si deve trattare di un caso di sosia. Se anche questo è un caso di sosia, Doppio fondo, la tua specialità. Ha rifugito. Gesù mio, mi sono sbagliato, certamente. E sì, perché la mia valigia conteneva paramenti sacri, breviari, candele, eccetera. Beh, sciocchezze, quando c'è la salute. Pace bene, figliuolo, e buona Pasqua in famiglia. Ma così, è un anno che ti do la caccia, da quando sono uscito di galera. Parli piano, per carità. Che figura lei fa fare a un povero sacerdote? Non fare il fesso. Tu adesso vieni a Napoli con me. E cosa venga a fare a Napoli? Abbia pazienza, innanzitutto non conosco nessuno. E poi mi aspettano qui, perché io devo dire messa. Basta così! Cavu! Ma è inaudito, signori miei, è inaudito. Ma come si può pensare che un povero prete possa... Ma ditelo voi, un povero prete può rubare, sì o no? Vi sembra? A che punto è arrivato l'anticlericalismo? Io non lo so. Andiamoci. Ma io protesto. Che succede? La sirena! La sirena! È finito! Le vie del Signore sono infinite. Accivicchio, questo sbarco oleato a Salerno ha peggiorato le cose anziché migliorarle. Beh, non preoccupatevi però, la ragazza resterà qui con me. State tranquilla, la nasconderò nella canonica. Però l'americano ve lo dovete portare via. E perché? È perché non c'ho posto. Ma Don Nicola, ma dove lo metto? Ma voi sapete che il posto più sicuro è questo, boia d'un mondo. Ma figlio bello, se voi vi riempite la casa di ebrei e di americani, la sicurezza doveva finire. Ma chi volete che venga a disturbarvi qui dentro? Voi sapete che qui a Scalitto tedeschi e fascisti stanno rastrellando tutto.
E va bene, terrò anche l'americano. Don Nicò! Don Nicò! Nicola! Che c'è? Che succede? Abbiamo portato un ferito! È un prete, ci dovete pensare voi. Un prete? Così, mezzo vestito? E così l'abbiamo trovato, ma questo peso dove lo mettiamo? Beh, portatelo di là, mettetelo sul letto. Là. L'abbiamo trovato tra i feriti alla stazione, aveva il cappello in testa e la tonaca sfilata. Sarà stato lo spostamento d'aria. I bombardamenti certe volte li fanno questi scherzi. Ma non diciamo sciocchezze, è grave? No, Solo che non riprende i sensi. Deve essere stato colpito in testa, portatelo poco d'acqua, cerchiamo di farlo divenire. vado io. Ma un prete in questo stato bisognerà rivestirlo. Non dico, ma voi vi preoccupate di queste cose. Quello che conta è quella che sta sotto la tonaca. Come ti senti, Lia? Hai mangiato? Mia madre e mio padre che fine faranno? Dicono che tutti gli ebrei li manderanno in Germania, è vero? Ma no, vedrai che non faranno in tempo. Per gli americani ormai è una passeggiata. Da Sorrento qui ci vogliono un paio di giorni. Finalmente combattiamo insieme. Qui siamo in molti ad essere antifascisti. Oh, well, you fascista, tutto italiano fascista. Oh, that's right. Fascista? Sei fascista. Ma io non so come facciano a vincere la guerra questi. Non sanno nemmeno contro chi combattono. Carlo, l'acqua arriva, su. Sì. Ma dico, questo non rinviene ancora, ma come? Ma deve essere stato uno shock. Beh, io devo rientrare a casa. Ma è pericoloso. Io come medico potrò giustificarmi. E anche l'avvocato. Anche io ritorno in farmacia. Piuttosto tu che sei di leva, ti devi nascondere qui. Ma che siete impazziti? Prima l'ebreo, poi l'americano, poi il prete, adesso pure un disertore. Ma quale disertore? Un patriotta, Don Nicò. Un patriotta, certamente. E ricordatevi che d'ora in poi il nostro primo dovere è di combattere contro i tedeschi e i fascisti. Camorra! Non mi sfuggi più! Siete rinvenuto, ringraziamo Dio. Oddio, chi siete? Dove vi trovo? Che giorno è oggi? È 8 settembre, state qui a Scalitto, state tranquillo. Li abbiamo trovato alla stazione bombardata. Sdraiatevi. Gli unici che corrono meno ricchi siamo noi sacerdoti. Noi sacerdoti. Ma che mi vestirà così? Ma tu, calmo, sono stato io. E come vi siete permesso? Poveretto. Nico, ve la affiliamo. Sì, Calma, andiamo. qui è meglio perché tira aria cattiva. Oh, dico, i fascisti e i tedeschi sono inferociti, eh? Oh, e si dice anche che stanno rastrellando tutti i carabinieri. I carabinieri. Già. Ma come volete? Fa impazzirmi. No, ma è la verità. Stanno arrestando tutti i carabinieri perché sono fedeli al re. Naturale, fedelissimo. E intanto l'altro scappa, e chi scappa non è degno di essere re. Ma come? Il re è scappato. Sì, è andato dagli alleati. Dai tedeschi? No, dagli americani. Allora, gli americani sono i nostri inveterati nemici. Lo erano, adesso sono alleati. E i tedeschi non sono più alleati perché per loro gli alleati sono sempre nemici. E si sono alleati coi fascisti contro Badoglio. Ma Badoglio è ancora al governo. No, è scappato pure lui. È scappato. Io non ci capisco più niente, Perdiamo tempo, ragazzi, andiamoci. Ma che fate? Io non ci capisco più niente. Non preoccupatevi, non siete il solo. Che è successo? Che cosa? Allora, Ora bisogna essere più prudenti che mai. Tu rimani qui, ti avvertiremo quando sarà il momento d'agire. e quando sarà? Presto, molto più presto di quello che tu puoi pensare. Dunque il nostro primo obiettivo sarà quello di far saltare il ponte dove passano le colonne tedesche. Magnifico! Ma e come faremo? Aspettiamo che ci arrivi un pacco. È indirizzato al prete. Conterrà delle candele. Tu lo dovrai intercettare, ma stai attento che quelle candele non sono di cera. Andiamo, ciao. Vai già, stavolta ci siamo! Ma lei, padre, è proprio sicuro che i carabinieri li fucilano tutti? Come no? Mi hanno detto che già ne hanno fucilati parecchi. Per grazia di Dio, ancora una cosa che viene rispettata è questa tonaca. Ma voi, dove avete la parrocchia? Io stavo a Sorrento prima che sbarcassero e devo andare a Napoli, là mi aspettano. Io devo sposare, devo celebrare un matrimonio, la sposa, poveretta, mi sta aspettando. Vi preoccupate, ce l'ha pensato qualcun altro? Ma che cosa un altro? La devo sposare io. Ah, ma voi in queste condizioni dovete rimanere qui. Anzi, mi darete una mano a sistemare quei ragazzi. Tanto a Sorrento non ci potete tornare, eh? Io vorrei solo sapere che fine ha fatto Capurro. Capurro? E chi è Capurro? Niente, uno che conosco, un mio parrocchiano.
sono mica un bersagliere io, sai? Scappa, maresciallo, scappa! Chi è? T'ho detto di scappare, maresciallo, se no ti arrestano! Ragazzo, Eh? in nome della legge, come ti permetti? Scappa, fa come i bersaglieri! Ma questi sono fissati coi bersaglieri. Ma perché correte? Siete i bersaglieri da prima! Già congedati? Ma che congedati, sbagliato, maresciallo! Ma che fanno loro di le spalle su questo? Permesso? Si può entrare? Non c'è più vestiti, non c'è più niente. Sono arrivati i primi bersaglieri, quelli corrono. Buona donna, non ci siamo capiti. Non c'è più niente. Io sono sola, vestiti non ce n'ha più. Ma cosa me ne frega a me dei vestiti? Io sono un maresciallo dei carabinieri, i vestiti ce l'abbiamo, in caserma ne abbiamo tanti. Io vengo qui per requisire. C'è del requisibile in questo ambiente? Non so, pane, pasta, vino, burro, qualche gallina morta, volendo anche viva, si accettano. Non c'ho più niente, ma è meglio che tale qua divisa figlio mio. Va in giro mutande, date a me. Oh, basta! Mi ha stufato! E ringrazi il Dio che è una donna. Anzi, per essere precise, un donnone, una falsa magra. Ma lo so lei che io potrei anche arrestarla volendo, ha capito? Oh! Mani in alto! Mani in alto, avete capito? Così? Le vuole più alte? Non so, dica lei. Silenzio! Signor ufficiale tedesco, lei forse non sa che questa essere divisa molto importante. Essere Marshal Carabinieri. Maresciallo dei E l'avevo carabinieri. detto io, meglio in mutande. Questi mi fregano qualche cosa. Allora volete proprio morire? Ma tutt'altro, ci mancherebbe altro, io voglio vivere. Lo facevo solamente per evitare a lei di commettere un tragico errore. Un maresciallo dei carabinieri non si può ammazzare così su due piedi. E dove siamo? E dove siamo? Sai che i carabinieri sono fedeli ai secoli, fedeli al re. Bravo. Voi avete molto coraggio. Beh, Mi sì. piace. Modestamente, ma l'ho sempre detto io, fra camerati, fra militari ci si intende. Camerata, benvenuto! Mani in alto! Ah. Carabinieri sono tutti caput, al muro. E perché cosa hanno fatto i carabinieri? Carabinieri sono adesso fuori legge. Deve sta a fare fuori legge. Ma allora lo potevo dire prima, questo che sta a fare dietro. Lo poteva dire prima, io sono un fuorilegge per eccellenza. Fuorilegge della prima ora, anticarabiniere. Mi spoglio. Maresciallo Vittorio Cotto. Bene. Tanziaus. Tanziaus. E che significa Tanziaus? Scusi. Ma che significa? Ma che vuol... Io voglio sapere. Va bene, camerata? Jawohl, sehr gut. Avete visto, ste carogne? Oh, ci abbiamo messo 80 anni per fare l'Italia e adesso questi te la distruggono in un giorno. Voi che pensate? L'ammazzano quel povero maresciallo. Per forza, a meno che non aderisca all'esercito fascista. Mocche, quello non aderisce. Oh, dico, è un carabiniere. Poi non so, ma ho l'impressione dalla faccia che sia degno della divisa che porta. Io aderisco incondizionatamente. Credere, obbedire e combattere. Marciare e non marcire. Dico bene? Allora, caro maresciallo Cotone, Ya. voi siete reintegrato nel grado. Grazie. E voi comanderete queste stazioni di scalito. Ah sì? Io divento il capo di questa stazione? Già. Ma io nelle stazioni ci sguazzo. Figuriamoci poi diventato capo stazione. Prego, anche il cappello. Voi potete essere molto utili a noi. Molto? Situazioni utili. Utile, sì. Situazioni molto difficili in questo paese. Ya. Difficile perché popolazione contraria a capo della Repubblica. Fughezzi! Jawohl! Ah, io dice situazioni difficili perché popolazione contraria a vostro capo della Repubblica e a nostro testa di ponte. Al Führer. Il Führer, cosa c'entra il Führer? Il duce è il capo della Repubblica. Il Führer è la testa di ponte. Testa di ponte noi tedeschi. Jawohl. Popolazione indignata perché noi avere fatto qui in vicino il testa di ponte su fiume. Ma sì. Sì, capito? Sì. Testa contro americani. Bravo, bravissimo. Ogni americana, poi una capocciata, lungo per terra. Ammiro. Dunque! Auf Wiedersehen, mein Kommandant. Timbro, abbiamo tolto le R. Tanga, prendere il vostro posto. Tanga. Bitte. Come? Bitte. Grazie, un bitter l'accetto volentieri. Setzen Sie sich! Ma offerti il bitter, che ne so io?
attento. Se no, fai la stessa fine dell'altro comandante. E che fine ha fatto l'altro comandante? Fucilato. Se dici Hitler! Ma io ho detto perché ho battuto il ginocchio vicino al tavolo. E questo maresciallo chi è? Il nuovo comandante dei carabinieri. Quali carabinieri? Ma se non ne esistono più? Non vi preoccupate, li arruoleremmo delle ausiliari. Vero maresciallo? Sì, signor tenente, sì. Ma chi è costui? Vuole che lo arresti? Io sono il podestà di Scaritto. M'ha detto. Ah, eccolo! Eccolo il traditore, eliminiamolo, via! Io traditore? Ma nemmeno per soldi, che eliminare? Un momento! E poi si elimina così un galantuomo su due piedi, in divisa? Ci mancherebbe altro. Io non sono un traditore, io ho aderito volontariamente. Signor tenente, glielo dica lei, ho aderito volontariamente io, sì o no? Parli. Signor Podestà di Scalitto, il maresciallo Cotone ha giurato fedeltà a noi. Senz'altro, signor tenente. Forse io non mi sono spiegato bene, intendevo parlare dei quadri. Montaldo, togliete quei quadri, via. E togliete anche quello del maresciallo. Io non ho messo nessun quadro, no? Non parlo di voi, ma di quel maresciallo. Ah, beh. A noi! Hai visto? A noi! Che succede? Perché non avete detto ai? Ah, io? Perché non mi sono fatto male il ginocchio. Guardatelo, porta ancora le stellette. Non vi fidate di quest'uomo, tenente Kessler. L'ordine lo manteniamo noi fascisti. Voi siete per popolazione con fume negli occhi, peggio di noi tedeschi. A noi, maresciallo Cotone, servono a mettere ordine al paese. Ma non è possibile, tenente! Stesso! Li mortacci tua. Ricordate che qui comando io. Senz'altro. Signor tenente, se questa penica le dà fastidio, io lo arresto subito. E dovrei arrestare solo sabotore, spia, mormoratore. Ma il podestà mormorava se non erro. Svariate gli uomini che vi servono e mettetevi subito al lavoro. Ma ci sono i miei uomini, gente di provata fede. Ma la finisca con i suoi uomini, ha capito? E stia zitto, obbedisca al tenente. Podestà. Arrestiamolo, via. Canuck! Canuck! Non voglio fasciste, voglio carabinieri. Il maresciallo Cotone arruoleremmo tutti i carabinieri che ho voglia e sarebbe volontari ausiliari. Ti becca di questo. Montaldo, girate, andiamo. Penica! Penica! Heil Hitler! Heil Hitler! Signor tenente, scusi la domanda. E come facciamo per le divise ai volontari? Non divise. No. Basta fasce al braccio per ausiliari. Ah, ho capito. La fascia come quelle del lutto. Si va. Lasci fare a me. Tanchi sceni. Salute, Don Nicola. Buongiorno, figlioli. Novità. Sì, belle novità. Hanno arrestato un maresciallo dei carabinieri e l'hanno portato là dentro. Sì, arriva il fetentone. Sappiate che quel maresciallo di carabinieri ha aderito alla nostra Repubblica. Ma non vi fate illusioni. Se quella carogna dovesse fare il doppio gioco, noi ce ne accorgeremo e la pagherete tutti insieme a lui. A noi! A voi è tutta la famiglia vostra. Prudenza, figlioli, prudenza. Sì, prudenza, più prudente di così. Qui tutti hanno paura. E adesso anche i carabinieri aderiscono. Ma Pennica ha ragione, forse quello fa il doppio gioco. Se facessi il doppio gioco lo saprebbero, ci avrebbero avvertito. Sì, ma è meglio non fidarsi. Figlioli, è meglio non fidarsi. Che sia lodato di Gesù. Bacia le mani, Don Nicola, bacia le mani. Forse è meglio avvertirlo per il pacco. Ok. No. È meglio che non lo sappia. I preti si spaventano. E poi, è sufficiente che il pacco arrivi in canonica. Poi Carlo lo sa e se lo fa consegnare. Padre. No, dico lei, padre.
Permette? Scusi, un cattolico può sposare un'ebrea? Ci dovrebbe essere una circolare ministeriale in proposito. No, non si può. Sarebbe proibito. Dalla Chiesa? Dalla Chiesa lo so, io ti parlo come uomo di legge. Uomo di legge? Di legge canonica, si intende? Io voglio sapere cosa ne pensa la Chiesa, perché delle leggi del fascisti io me ne frego. Anch'io. Ma sai, le leggi della Chiesa sono tante. Domandala a Don Nicola, lui ha più esperienza di me. Che sono sti campani? Il rosario, no? Ah, il rosario. Ah, il rosario. Non dormivi? No, ho sentito quello che chiedevi. Ah, sì. Una curiosità. Ma non ti posso confessare, aspetta Don Nicola. Non posso aspettare. Ah! E si prevede anche lei, no? E allora ti inizia accusando dovere e dobbiamo confessare. Ma che roba è? Ma la confessione è una cosa seria, hai capito? Non si può fare così in 4 e 48. Sì, le dire ragione anche lei, però io non posso aspettare perché tengo un peso sulla coscienza. Che è sto peso? Che sarà? Ho rubato. Ah, e me lo venite a dire proprio a me? E a chi lo devo dire? Ai carabinieri, si prevede, no? Io però mi sono pentito. Ah, e io me ne frego, hai capito? Me ne frego. Se tutti i reati si potessero estinguere col pentimento, staremmo freschi. Oh, devo fare il mio giovanotto. È la prima volta che mi capita. Don Nicola. Che fatica, che fatica. Oh, Don Nicola. Qui la situazione sta diventando sempre più difficile. Ah, chi lo dite? Voi non mi dovete lasciare solo. Se vengono a confessare pure i ladri. No, non è vero, io non sono un ladro, non sono un ladro. E come l'hai dichiarato te stesso? Ma è vero, io te lo so detto in confessione. E poi, se lo volete sapere, io sono rubato una gatta. Tenevo fare. Salute, articolo 244, 3 mesi di carcere, con la condizionale sei incensurato. Ma guarda come tocca sentire a me. Ma io non lo capisco, Don Nico, non lo capisco. Andate in chiesa, aspettatemi al confessionale, vengo subito. Grazie, Don Nico. Io non volevo, è stato lui a insistere, Ma voi che cosa mi state combinando? Don Nico, è arrivato il momento che mi ha già confessato pure io. Don Nico, io sto parlandovi in confessione, intendiamoci, e voi siete un prete, veramente. Ma certo che sono un prete. E io invece non lo sono. No. E chi siete? Io sono un maresciallo dei carabinieri. Don Nico, io sono nelle vostre mani, mi raccomando, non mi tradirete. Ma figlio mio, indossare una tonaca così è un sacrilegio. Ma quello me l'avete messa voi, io non volevo nemmeno. Se volete, me ne posso pure andare. No, rimanete pure. A meno che non vogliate aderire come il nuovo maresciallo di Scalitto. Come? Un carabiniere ha tradito? Beh, non voglio parlare di tradimento, ma certo che collabora con i fascisti. Ed è un maresciallo di carabinieri. No! Sì! Non sarà colpa sua. L'avranno costretto. Non lo credo. Non lo credo. Un carabiniere muore, ma non si arrende. Giovanotti, a me pare che qui si mormori. Ma che mormora? Stiamo parlando di cose nostre. Ah sì? E allora se non volete passare per mormoratori, parlate a voce alta. Ma se non c'avevamo voce manco per rifiatare. E allora tacete. Il nemico vi ascolta. Beh. Un espresso? Ce la spassiamo, eh? Ma siamo a tempo, maresciallo. Te la fa la partita a carte. Mettiamo le carte in tavola. In piedi! Gioventù bruciata. Ve ne state qui a gozzovigliare? Mentre i vostri fratelli difendono la patria in armi, imboscati. Ma i nostri fratelli sono più giovani. Noi siamo 50 anni. Cosa vuol dire? L'età non conta. La vita incomincia a 40 anni. Quindi voi siete ancora figli della lupa. Lupacchiotti. Italiani! In questo momento cruciale per la vita del paese, ognuno di noi deve sentire il dovere di rendersi utile, di servire.
Maresciallo, il caffè è servito. Appunto dico. Perciò anche voi, malgrado la vostra età, potrete avere l'onore e l'orgoglio di servire la patria arrollandovi nella WAF. La WAF? Ma che è sta WAF? Come che è sta WAF? Che ignorante. La WAF, lo dice la sigla stessa. Volontari ausiliari, forza polizia. Corpo da me voluto e potenziato. E ne sono anche il capo. Io sono il capo WAF. Quindi, chi è per la WAF resti all'impiedi. Chi è anti-WAF si mette a sedere. Ma WAF. Ma WAF, che sarebbe WAF? Continua la frase. Continua la frase del coraggio. Villano. Fammi il piacere. Ah, beh. Qui si tenta di insultare un pubblico sta di sottufficiale. questo? Poi vediamo se ne schiaffa qualcuno dentro stasera, sa? Lasciate perdere, maresciallo, sono poveri contadini ignoranti. Ignoranti. Obesi. Ma guarda un po'. Eh? E cos'è questo? Com'è fatto questa roba? È surrogato. Orzo, lupini, favetta. Ah sì, questa è una ciofeca, non è un caffè, è una ciofeca. E allora ditelo! Che è una ciofeca! E non scrivete caffè dello sport, scrivete ciofeca dello sport! All'amo! Non facciamo scherzi. Non cominciamo con le parole grosse! Non cominciamo con le parole grosse! Si fa presto a dire ladro a un individuo! Ci vogliono le prove! Ecco, ci sono le prove. Dove stanno le prove? È sotto la giacca. Sotto la giacca? Sì. Sotto la giacca? C'è la camicia? No, no, c'è il pollo mio. Dove sta? Fai vedere il Eccolo. pollo. Questo Ecco. è pollo? Sì. Lo riconosce lei? Sì, è proprio mio. Come Eccolo. si chiama? Chi, il pollo? Eh. Torquato. Ma che Torquato? Non mi faccia ridere. Vieni qua a te, vieni qua a te. Come ti chiami? Menighetti Basilio. Ladro? Sì. Incensurato? No. Maresciallo, ma il pollo mio! Ma il pollo! Quello è il corpo del reato, non lo posso dare, capito? Mo vediamo se non ne schiaffa qualcuno dentro. Vediamo se in questo paese non faccio piazza pulita. Capito? Andiamo. Che marestate? Nemmeno per sogno. Ti arruolo. Ti arruolo. Questo postino che ancora non arriva. Carlo, non dobbiamo farci vedere. È una pazzia stare qua. Torniamo in chiesa. Una pazzia è stare con le mani in mano. Ma stai tranquilla. Non mi succederà proprio niente. È tutto preparato. Ma se il pacco va a finire in mano di altre persone? Beh, chi vuoi che sospetti? È diretto a Don Nicola. E se lo aprono? Se lo aprono? Beh, se lo aprono, sembrano candele. E invece è dinamite. Questa sera faremo saltare il ponte. Alto! Dove andare lei? A consegnare la posta, come il solito. Dai! Prima andare a controllare la posta. Tu. Lei, come? Ecco fatto, figliuolo. Con questa fascia al braccio tu non sei più un volgare ladro di galline, ma bensì un tutore della legge. Maresciallo, io sono ignorante. Già è vero, a questo non ci avevo pensato. E infatti la legge non ammette ignoranza. Ma che ci importa? Comunque è una bazzecola. Vuol dire che tu sarai addetta alla cucina, va bene? Anzi, fai una cosa. Vai subito in cucina a cucinarmi questo corpo del reato. Ma maresciallo, io come faccio? Silenzio! Volontario Basilio, a te! Fianco a destra! Animale, quello è il sinistro. Avanti, march! 1, 2, passo! Passo! Cadenza! Agli ordini, signor Tenente. Nostro servizio segreto sospetto che Scalito covo terroristi che ricevono ordini dei traditori Badoglio. Ma no. Sì. Nella post possono essere mascherati messaggi e notizie riguardanti armi e munizioni per movimenti clandestini. Ma che mi dice mai? Leggi di questa lettera. Sì. Vita. Grazie. È una lettera come tutte le altre. Dopo questa lettera, nodo ferroviario a Battipaglia è soldato. Boom! Ma allora è la lettera di un iettatore, scusi. No, leggete. Vuole così? Cara mamma, la lana non si trova. Riempi il materasso di paglia e batti. Boh, non trovo niente di straordinario. Vuol dire che nel materasso ci saranno state le pulci o affini.
Voi credete così perché voi siete onesto, ingegno. Beh, sa, grosso modo, sa. Ma è tutti altra cosa. Guarda, paglia e batti. Batti paglia. Già, paglia, batti, batti paglia, andate e ritorno. Ma il materasso? Essere bomba. Continuate. Arriverò col treno delle 7. Treno e stazione. Ore 7. 7 settembre. Giorno dell'attentato, capito? Ogni giorno le dovrebbe censurare tutti posta, capito? Scrupolosamente. E riferire tutti. Dovranno fare i conti con me. Io sono un osso duro. Sono cascati male, malissimo. Io sono tutto osso. Eccolo il postino. Dov'è? Hitler. Us, komm. Poi porterà qui posta tutti i giorni. Sì, signore. E voi controllare e riferite. Signor sì. Io intanto terrò alla popolazione già ridonata in piazza un discorso. Signor sì. Un discorso duro. Con tedeschi non si scherza mai, capito? Sì. Mettevati subito al lavoro. Subito. Hai Hitler. Vai. Avanti, al lavoro, su, dammi la posta. Qui non si scherza. Qui si tengono discorsi duri, hai capito? Siamo duri, dammi la posta. Tutto qui. E chi vuole che scrive di questi tempi? La gente c'ha altro che fare. Bitter. Bitter a me. Bitter significa siediti, asset. Ah. Questo è indirizzato al farmacista? Al farmacista, vediamo un po'. Egr dot traversi. Questa lettera puzza di abbruciaticcio. Questa mi sa un cifrario segreto. Ma no, significa egregio dottore, è una lettera commerciale. Commerciale? In che cosa commercia costui? Lo sappiamo noi, no? Potrebbe commerciare il lanciafiamme, il polvere da sparo, il dinamite. Che ne sai? Sì. Abbiamo ricevuto la gradita VS. VS. Poi dici che uno, Che significa la vostra, VS, la vostra gradita. No! Allocco! Volantini sovversivi, VS! Il farmacista li stampa e poi li spedisce. È questa lettera che dà la conferma. Hai capito? Spedita il giorno 6 CM. CM. Hai capito? CM. Ma cosa credete che qui siamo tutti fessi? Ma cosa credete che qui siamo rimbambiti tutti in una volta? Io sono un osso duro, capito? A te da giusto io. A me. Silenzio! Corrente mese. Ma che corrente mese? CM significa cannoni e mitragliatrici. E inoltre, senti, speriamo spedirvi la merce da voi richiesta tra il giorno 18 e 20. PPVV. È qui che casca l'asino, sul PPVV. È qui che si sono fregate con le loro mani, sul PPVV. Lo sai che significa PPVV? Pistola, proiettile e V2. E io censuro. Censuro. Sono un censore autorizzato. Vi ha autorizzato la Wehrmacht. Calerati! Fascisti! Salutate del tenente Kessler, il comandante della piazzaforte di Scalito! A noi! Popolo di Scalito, dopo il tradimento del vostro re, molti di voi continuano a tramare e a tramire contro le forze tedesche. E fanno bene, guardano Ma poco. noi vinceremo! Ma noi vinceremo lo stesso! Perché l'esercito del Terzo Reich è imbattabile! Imbattibile? Merda! Ai, senz'altro! Cosa c'è in quel pacco? Candele. Candele? Sono arrivati gli esplosivi per il farmacista. Ma questo pacco non è per il farmacista, è per il parroco, per Don Nicola. E allora sono candele. Perché non me l'hai detto prima? Ma io gliel'ho detto. Silenzio! Verbot! Nisci! Vediamo. Eh sì, sono candele. Ma hanno un colore strano, biancastre. Si vede che le hanno fatte col seco autarchico. Si capisce? Anzi, sai che ti dico? Siccome nel corridoio delle camere di sicurezza è buio, ne requisisco uno. Silenzio, non fare il cretino. Rifai il pacco, dà l'ordine. Assicurata dalla volontà del popolo tedesco
e dal genio militare del nostro Führer. Hai Hitler! Hai! Omertà, eh? Voglio sapere chi è stato. Vogliamo sapere chi è stato. Maresciallo! Vieni qui. Vieni qui. Che è successo? Che è In successo? centro del mio discorso in piazza. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca. Ma no. Sì. Rumore con la bocca. Con la bocca! Ma che adesso in questo paese si sono messi a fare i rumori con la bocca? Non può vita di non capire, maresciallo. È stata fatta una pernacchia. Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, maresciallo, niente. Dite la verità, avete sentito qualche cosa? Ma giuro, maresciallo, niente. Porca miseria, voglio sapere. Non avete sentito niente, Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Senza die Stühle müssen gefunden werden, capito? Come faccio a capire il tedesco, signor Il tenente? tenente Ketro dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento, signor tenente, calma, abbia pazienza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo. Allora, no, che maresciallo sono? Dunque, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono delle pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, perché ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Lei Basilio, vieni qua subito. Fai una pernacchia al tenente. Come mi permettete? Come si permette? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Vediamo un modello. Avanti, fai una pernacchia. Sa come questo non osa, si vergogna, ha paura, ecco. Lo autorizzi, scusa. Autorizzo. Avanti, autorizzato. Su, fai la pernacchia. Così? No. Certo, per forza, ha ragione. Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia. Più forte, su. Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro del discorso. Vorrebbe ripetere le parole così si crea l'atmosfera? Senz'altro. Dai. Assicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Dai. Così? No. Porca miseria, è una cosa difficile, sa. È una cosa difficile. Postino, vieni avanti. Fai una pernacchia al tenente. Ma io non so. Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Per Bacco se non ne schiaffa qualcuno dentro! Va bene. Ecco, ripete le parole, scusi. Al genio militare del nostro Führer. Così? No! Nemmeno così? Signor tenente, lo ricordo benissimo! Gliela faccio io! Lei no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su poi giù assomiglia a questa. Signor tenente? Sì! Siamo a cavallo. Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole. Basilio, siedi, scrivi, a verbale. Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei RRCC, si è presentato il tenente Kessler, il quale, di sua bocca, dichiara... Io dite voi a Don Nicola che il pacco non l'ha aperto, io l'ho aperto il nuovo maresciallo, ha censurato la posta, ci ha fatto fare un'inchiesta sulle pernacchie. Inchiesta sui pernacchi? Sì, ci ha fatto fare dei botti, così, a tutti. Ma che razza di maresciallo è questo? Come tutti gli altri marescialli. No, caro vice, sono maresciallo e marescialle. Io per esempio non ho mai fatto inchiesta su pernacchi, mai. Io so che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ma come si chiama sto maresciallo? Si chiama un certo... Cotone. Cotone? Sì, ma io non c'entro niente, io faccio solo il postino, non so niente, padre, sia lodato a Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Eccolo. Padre, quel pacco è mio. No, questo è di Don Nicola. No, padre, le giuro, è mio, guardi. Me lo sono fatto mandare a nome di Don Nicola, però è mio. Sono candele, ho fatto un voto e questa notte se mi va tutto bene le accendo tutte. Bravo, bisogna avere fede. Fede è sinonimo di fedeltà, fede in Dio, fedeltà al re. Quale re? Il re dei cieli, e così sia. Allora dico, ho saputo che il nuovo maresciallo si chiama Cotone, come a me. È un vostro parente? No, ma è un omonimo, io vorrei andare a trovarlo, che ne dite? Ma se vi conosce potrebbe essere pericoloso. Sì, io non lo conosco, è difficile che lui conosca me. E poi vorrei ricondurlo sulla retta via, quella dell'onore. Basilio, non fare quel rumore con la bocca. È ineducazione. E poi se suona l'allarme non lo sentiamo. A proposito, se suona l'allarme, che dobbiamo fare? Come che dobbiamo fare? Correre nel rifugio per i primi, altrimenti non torniamo a posto. Speriamo che gli americani ci lasciano mangiare in pace questo po' di minestra. E il pollo? Il pollo ce lo possiamo mangiare nel rifugio. Il guai è che il minestrone è intrasportabile. Anzi, ho un'idea magnifica. Mentre tu finisci di consumare la tua minestra, io vado in cucina a preparare un'insalatina verde. Ti piace l'insalatina?
vedi? Poi col pollo ci sta bene. E non fare quel rumore, non fare quel rumore. Un po' di rispetto per la divisa che indossiamo. Queste regole te. Permesso? Permesso? Accomodatevi, padre. Volete favorire? Ma dove sta il maresciallo? Andate un momento di là, sta preparando il... insomma, mo viene subito. Dimmi un po', com'è questo maresciallo Cotone? Buono, un pezzo di pane. Sì, ma com'è fisicamente? Fisicamente io non lo so, io non mi piglio questa confidenza. Solo che è buono, un pezzo di pane proprio. Ho capito, com'è? Alto, magro, grasso, com'è? Eccolo qua, così tu te lo vedi da me. Tu! Lei? Vi conoscete? Ma sì che lo conosco, è un lestofante. Lestofante, ma voi non siete italiano? Zitto tu! Va, avanti, di quello che sei, avanti, confessa. Padre, ma la confessione è segreta. Basilio, vai di là, che mi devo confessare. Ve lo dicevo io, non solo è buono, ma è anche religioso. Vai! Io dirò a tutti quello che sei, che sei un ladro. Sì, e io dirò a tutti che lei è un maresciallo dei carabinieri. Sì. E sta peggio di me, credo. Sei capace di tradirmi. Come stai tradendo il tuo paese indossando una divisa che non ti appartiene. E la tonica? Le appartiene la tonica, forse. Non è mia, quella. È falsa, come è falsa la divisa che indossi. No, questa è vera, è la sua. Lo so che stai approfittando del mio nome. Tutti crederanno che il maresciallo Cotone ha tradito il suo re. Ma io dirò a tutti, come stanno veramente le cose, Bravo, così finiremo tutti e due davanti al plotone d'esecuzione. Ma lo vuol capire, sì o no? Che io ho dovuto fare? Sono stato costretto a fare il maresciallo dei carabinieri. Avrei voluto vedere lei davanti a tutti quei tedeschi con i fucili spianati. Ma io mi sarei fatto uccidere! E io me la sarei fatta sotto. Sono un vigliacco, lo so, ma sono vivo. Ed è meglio un vigliacco vivo che un coraggioso morto. E poi, creda, tutto ad un tratto un umile ladro non può diventare un eroe. Padre, mi assume. Ma non chiamarmi padre! Tu dimentichi che io sono un maresciallo! Signor sì, padre maresciallo. Forse hai ragione tu. In questo caos nessuno di noi è più quello che è veramente. Io sono te. Pensa, tu sei me, porca miseria, mannaggia. No. Scusi, lei non è me. Lei non lo sa fare il prete. Io sono stato in seminario e so che chi indossa un abito d'onore non va in escandescenze, non escandisce, non bestemmia, non dice parolacce. E cosa dovrei dire di fronte a quello che sta succedendo? Sia fatta la volontà del Signore. Magari, ma noi stiamo facendo la volontà dei tedeschi. Ma qui bisogna agire, muoversi, fare qualche cosa, Lei oltre a rovesciarmi la minestra si fa anche scoprire. Abbia pazienza. E poi il prete lei non lo sa fare, un sacerdote non batte i pugni sul tavolo. Non si arrabbia, lascia arrabbiare me che faccio il maresciallo. E tu credi di saperlo fare, il maresciallo? Modestamente manangio, ma non sa gli affari suoi. Io prima di fare il falso prete facevo la falsa guardia di finanza. Ma il maresciallo è carabinieri è un'altra cosa. E lei vuole mettere la guardia di finanza. E lei vuole mettere la guardia di finanza, ma se ne vada. Guarda, se io potessi fidarmi di te. Si fidi. Io ti insegnerei in questi casi come si comporta un maresciallo dell'arma. Mi aiuti ed io cercherò di aiutarla. Ah, bravo, Capurro, vieni qua, siediti. Grazie. Siediti, Capurro. Grazie. Oh, Capurro, ti sei pentito di quello che hai fatto? Sì, padre. Vuoi redimerti? Sì, padre. Allora bisogna che ti metti contro i tedeschi. Ma che scherziamo? Ma che sei impazzito lei? Contro i tedeschi? Facciamo ridere i polli. A proposito di pollo, vuoi rimanere a cena con me questa sera? Ma tu vuoi pensare a mangiare, ma qui bisogna agire, muoversi, resistenza passiva, sabotaggio. Fucilazione. Qualunque cosa, pur di adoperarsi per la causa comune. Ah, se si tratta di far causa al comune ci sto subito, perché a me il podestà mi è antipatico. Ma non di stupidaggine, Capurro. Oh. Io ti consiglierei di volta in volta quello che si dovrebbe fare. Che devo fare? Prima di tutto dovresti rubare. Ah. Sì. Viveri e medicinale. Ma fa specie, caro maresciallo. Che lei nella duplice veste talare e della benemerita mi istichi al furto. Ma è gioco forza. Che cos'è? Gioco forza. E giochiamo. Quanti preti ci sono nella parrocchia? Uno solo. Poi ci sono io, c'è un ebreo, un paracadutista americano, un disertore. Tutta gente che mangia. E quel povero parroco non ce la fa più a mantenerci. E gente che pappa. Pappa. Lo so. Vabbè, ho trovato. Li arresto. Sì, perché qui c'è da mangiare, capito? Ma non ti fa sarie, è gente che dobbiamo proteggere fino all'ora della riscossa. Allora vuol dire che requiserò tutto irrequisibile. Va bene, bravo, sei più bravo di quello che pensassi. Grazie. Capurro, mi dovresti fare un favore personale. Mi dica. Funziona sto telefono? Credo di sì, io non l'ho mai adoperato, ma credo di sì. E io dovrei fare una telefonata alla mia fidanzata, a Napoli, è molto tempo che non riceve mie notizie. Come? Grazie. Prego.
Pronto? Signorina? Qui parla la stazione dei carabinieri di Scalitto. Vorrei parlare con Napoli. 63734. Sì, urgente. Aspetto. Sì. Capurro. Comandi. Dovresti farmi un altro favore. Signor sì. Dovresti andartene. Sì, sì. Sì, perché è una telefonata intima, Capisco. capisci? Fra uomini. Sa, grazie. Prego. Faccia il suo comodo, eh? Maresciallo, io vengo a protestare. Ancora lei, cosa vuole? Se ne vada, non è il momento. No, io voglio entrare. Non si può No, entrare. andiamo a parlare in ufficio. Andiamo a parlare in ufficio. Non si può entrare. Portate prendendovi troppa autorità. Dobbiamo metterci d'accordo. Chi è che comanda qui a Scalitto? Oh. Ma come non l'ho capito ancora chi comanda qui? I tedeschi, no? Senz'altro. Ma che senz'altro? Non mi faccia l'ingenuo, se ne vada, non è il momento. Oh, dentro stanno telefonando. Me ne frego! Cosa sono queste parolacce? E beh, un po' di rispetto per il luogo in cui ci troviamo, un po' di educazione, un po' d'amor proprio. Dentro c'è un sacerdote. Un prete sacerdote che sta telefonando. Un prete? Sì, signore. Un prete che telefona? Telefona. Perché? È una novità. È telefono. E che cosa fa qui da voi un prete? Sta confessando, va bene? Per telefono? Per telefono. Voglio sentire. Non si può. Voglio sentire. Voglio sentire. Il segreto confessionale ce la scomunica. Pronto? Immacolata? Sono io, Vittorio tuo. Vittorio, sei tu? Non sapessi quello che mi è successo, amore mio. Con chi sta parlando? La sorella. E la chiama amore mio? Amore fraterno. No, non mi chiedere niente, io in questo momento non posso parlare. Perché non può parlare? Sarà l'emozione, che ne so io. È tanto tempo che non la vede. Vittorio, dimmi la verità. Tu ci hai ripensato? Non mi vuoi più sposare? Ti giuro, Immacolato, non ci sei che tu per me. Non vedo l'ora di poterti sposare. Sposarla? Un prete? E chi vuole che la sposi? Un maresciallo dei carabinieri? Il prete la sposa, ufficiante, ufficia. Ma credimi, Immacolata, nulla è cambiato fra noi due, te lo giuro, su questa veste che porti indegnamente. Vittorio, porti la veste. Dimmi perché. È cambiato qualcosa in te? Ma Immacolata, ma cosa pensi? Io sono un uomo, un maschio. Un prete maschio? Beh, perché? Ha visto qualche prete femmina lei? Mi dovete spiegare, maresciallo Cotone! Agli ordini! Cosa c'entrate voi? Di che ordini parlate? Ordine religioso, si intende? Maresciallo, c'è poco da sfottere, voi mi state sfottendo abbastanza. Chi siete? Come chi sono? Non vedete la divisa? La divisa da prete, lui è il sacerdote Antonio Capurro. Insomma, chi stavate parlando? Alla sorella gliel'ho detto prima, in canonico, non hanno telefono, allora il maresciallo... Il maresciallo è stato così gentile da concedere per... Guardate che si cercate di prendermi in giro! Io? Come... Voi a me fate... Si capisce? Voi a me cercate di zittire! Si capisce, perché ci vuole un po' di reverenza per un reverendo. Insomma, basta! Oh! Come ho? Oh, basta, quello dico io! Basta, lo dice lui, lo dice per lei per lui, alla lui, si calmi, si calmi. Si calmi un corno, perché se lei qui è il maresciallo, io sono il podestà del paese! Come crede adesso? Maresciallo, vedrà di cosa sono capace io, vedrà! Beh, riconciliamoci. Come riconciliamoci? Riconciliamoci, perché abbiamo già tanti nemici. Ma sì, riconciliamoci, oramai siamo tutti tedeschi. Ma italiani, prego. Una volta. Allora ci siamo. Forse stanno già arrivando. E tu che stai facendo qua? Niente. Non potevo dormire, prendevo una boccata d'aria. Hai scelto la serata adatta, figlia mia. E Carlo? Ma sarà a dormire? Qui. Anche tu stai prendendo una boccata d'aria? Buonasera, padre. Sì, sa, sono stato tanto tempo rinchiuso e ho sentito il bisogno di scambiare 4 chiacchiere con gli amici. Oh, le chiacchiere sono pericolose, se sono fatte senza cervello. Muoviti tedeschi e le calcagna. Beh, entrate in chiesa. Forza, entrate in chiesa. Ci conviene dirgli tutto. No, è meglio non fidarci. Non cercate di fare i furbi, giù la maschera. Sappiate, giovanotti, che il maresciallo Cotone è più vecchio di voi e il naso ce l'ha buono. Ah sì, per questo possiamo star tranquilli, perché mi hanno detto che il maresciallo Cotone è mezzo deficiente. Oh, che deficiente! Sappiate vero. che il maresciallo Cotone sono io! Voi? Sì! E mi fa specie che vi si tenga un'oscura donazione militare e patriottica. Ma cosa credete? Sotto questa tonaca si nasconde un vigliacco. Io ho messo questa tonaca per vigliaccheria, no? L'ho messa per agire. E tu svegliati, è facile!
mettere nei guai le persone e poi addormentarsi, su! Ma cosa vuole fare? Organizzare la resistenza, quelle cose si fanno con troppa leggerezza. Questa canonica diventerà la nostra fortezza, la faremo saltare in aria se sarà necessaria. Ma che dici? Siete matto? Questa è una chiesa, non mica una caserma! State calmo, Don Nicola, in questo momento voi siete sotto la mia protezione. I tedeschi stanno venendo qua con i cani, ci troveranno. Oh, dobbiamo scappare, ragazzi. Sì, Carlo, la ragazza e l'americana possono nascondersi nel pagliaio. Io e l'avvocato torniamo in paese, ma voi dovete far perdere le nostre tracce. State tranquilli, ci penso io. Don Nicola, datemi l'incenso, molto incenso. Ma perché? Per i cani. E speriamo che questa idea funzioni. Tutto dipende dal vostro odore. Sparite! Domani riceverete i miei ordini. Avanti. Don Nicola, bisogna metterci i paramenti sacri. Qua bisogna fare la funzione. Ma dove andate? Dove andate, camerata? Da questa parte, non... Ma non dite sciocchezze, se i cani vanno da quella parte! Ma cosa dice? Cosa vuol sapere lei? Possibile che un cane ha più fiuto di un maresciallo? Senz'altro! Sia zitto e ubbidisca, altrimenti la faccio arrestare per sabotatore. O via, senz'altro. Ora fa saltare il ponte. Mi pagheranno con la testa. Sì? Hanno fatto saltare la testa di Ponte? Ma no, quella fortunatamente resiste. Non è saltata nessuna testa. Sono io che farò saltare in testa. Lei fa saltare la testa di Ponte? Ma allora lei fa il doppio gioco. Danko, passate a stet. Jawohl. Sono io che farei saltare anche vostra testa pura. Sì, no, che scherziamo. Io ho una testa sola, dico... Ma non perdiamo tempo, sono sicuro che quelle carogne sono nascosti dentro la chiesa. I cani vanno verso quella parte. Andiamo. Ma non gli dia retta, facciamo un buco nell'acquen. Il proverbio lo dice. Canem in chiesa, niscito fortunato. Venga qua, non vada. L'eterno riposo dono loro, Signore, e splenda su di essi la luce perpetua. Riposino in pace e così sia. Mamma mia. L'eterno riposo dono loro, Signore, e splenda su di essi la luce perpetua. Riposino in pace e così sia. L'eterno riposo dono a questi, o Signore. Fermo! Cosa state facendo? Io sono a casa mia, voi piuttosto che volete. Non lo state a sentire, è tutta una commedia per bloccarci! Ma no, questa è una funzione sacra. Ed io sono cattolico osservante e non posso proibirgliela. E poi non vede, signor Trendekeser, neanche i cani vogliono entrare in chiesa. No, bisogna perquisire la chiesa! Conta! Non potete entrare, è la casa di Dio! No, porca ragazzi, non facciamo scappare! Reverendo si tolga di mezzo! Dappertutto! Tutto impossibile. Speriamo bene. Intanto quest'incenso ha fatto perdere le tracce ai cani di questi figli. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Forza ragazzi, non facciamocene scappare! Ave Maria, grazia Sono plena, riusciti a squagliarsela. Amen. E dove sono andati in questo momentum? Se la chiappano forum, le fanno la pellam. Per ora sono al sicuro, ma domani bisogna facere qualcosa. E te cosa facere io devo per l'orum, mi consigli? Arrangiatevi, amen. Inutile! Qui c'è nessuno! Ma i cani! I cani non sono entrati! Maresciallo Cotoni aveva ragione! Adesso avremo tutti i paesi chi ci odia per il nostro sacrilegio! Voi credete? Andiamo! Raus! Presto, non perdiamo tempo! Maresciallo Cotone! Agli ordini! Date ragione voi, qui c'è nessuno. Mi dispiace, padre. Prego. Ma bisogna trovare il responsabile dei ponti saltati in aria. Sì. Se non riuscite a trovarlo, faccio arrestare voi, capito? Venite! Hai! Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato, ma dico... Oh, io... Ma qui si esagera, 23 ore di coprifuoco sono troppo. Allora come faccio io a fare la spesa? Io non lo farò allora i cani. Ma questi sa fare. Calma, cosa c'è, camerati? No, ci sono qua io, sono il vostro podestà. No, sciocchezze, metterò a posto tutto io, senz'altro. Cosa? A noi. Ah, beh.
E chi sei che stabilissi sto diritto? Volessi avere una roba? Sto coprifuoco il par fatto su misura proprio per le signore mogli, esatto. Così le gaverà tutto il santo giorno i mariti taccati alle cotole. Ma per me? Mi sa che difendi i miei diritti. Permesso! Oh, giusto lei, signor Podestà, la prego. Lei che è un mio cliente affezionato, che cerchi di aiutarmi, dai. Io? Come vi permettete? Io non vi conosco. Ora che non mi conosci adesso. Ah, sì, eh? Stai zitta. Però col viene nella mia casa, allora sì che mi conosci, vero? Ah, sì. Tranquilli. State tranquilli, basta dimostrare di essere a posto con la legge e il permesso si ottiene. Guardate qua, Lei sarebbe avvocato? Io sono avvocato e sono il primo del paese. Bravo, mi compiace. Grazie. E mi dica un po', signor avvocato, lei durante la sua carriera ha mai difeso, d'ufficio si intende, qualche ladrungolo, che so io, di polli, di valigie, affini? Sì, una volta. Una volta. E come ha concluso la sua tesi, la sua rinca difensiva nei riguardi di questo povero Mino? Oh, non mi ricordo, sì. Eccellentissimo tribunale, mi rimetto alla clemenza della Corte. Me lo immaginavo. Perché? Ma era un caso insolubile, sa? Ah, sì? Sì. Senta, le dico una cosa, il permesso non glielo do. E perché? Perché anche il suo è un caso insolubile. Ma come sarebbe? Ricorra alla cosa del magistrato. Ma lei ha voglia di scherzare? Ricorra alla Corte. Ma io... Ma si rimette alla clemenza. Ma è un sopruso! Vada via. Ma è una cosa indegnita! Maresciallo, ancora lei... io protesto. Ma che senso ha questo coprifuoco? Vi rendete conto che cosa significhi per la popolazione 23 ore al giorno? Certo, non esce nessuno, così non si tendono attentati. Ma la popolazione ha i suoi bisogni. Li fa dalla 19 alle 20. Un'ora. Un'ora è più che sufficiente per i bisogni. A proposito, di che ore sono? Sono le 8. A cosa? Lei non può uscire. E cosa c'entro io? Cerco più fuoco. Ma io sono il podestà. Lei segue le sorte degli altri. Cosa? Ha capito? Se deve fare qualche cosa, la faccia dalle 19 alle 20. E si mette bene in testa che il permesso di circolazione non glielo do. Me ne frego! Io vado da Kessler per raccomandare tu se necessario per il quartier generale. E allora c'è che si trova? Vada da Hitler e me lo saluti. Senz'altro. Senz'altro. Lo vedremo. Se ne va. Sì. Già, qui si fanno circolare soltanto i preti, ma lo vedremo. A noi! Ma che è successo? Successi che se io potessi arrestarlo pagherei una somma, una cifra. È raccomandato. Lasci perdere. Piuttosto bisogna pensare a quei 3 poveretti. Ho già pensato, maresciallo. Sì, li arruolo come ausiliari. Gli metto la fascia sul braccio e nessuno li tocca. Già, ma quello è americano. Ah, già, è vero, c'è un americano. E beh, cosa vuol dire? Ormai qui siamo tutti forestieri, uno più, uno meno, gli si fa. Già, ma c'è anche la ragazza. Quale ragazza? L'ebrea. Ah, già, l'ebrea. Ma lei deve rovinare, maresciallo. Non ne posso più, me voler riservare, sì o no? Ora, ma che... Che comanda qua? Scusate, maresciallo, ma chi... Antonio! Banda! Antonio mio! Banda! Permette, la signorina Wanda e la... Perché cosa fa vestito da carabiniere? Ma non ti fa sedere il ladro una volta? Sì, ma sai com'è? Come si dice? L'occasione fa l'uomo ladro. Questa volta l'occasione ha fatto il maresciallo. È vero, padre? Sì, le vie del signore sono infinite. Comunque deve rimanere segreto. Ah, ma allora ti sei contro a sti 4 tangheri, sì? La prego, signorina. Ma reverendo mio, ma non l'ha visto cosa che ha combinato con sto coprifuoco della malora? E mi come lavoro? Perché anche qui tu spieghi le tue mansioni, cioè la tua professione. Certamente. Ah, sì? Coste vuole. Qui mi ha buttato solo a casa a Salerno, ho ciappato con qualche collega che ho messo su una piccia casetta. E dovevo pur darmi da far, no? Signorina, ma a me pare di averla già conosciuta. Che professione faceva a Salerno? Che guardi, reverendo, credo proprio che la mia professione impedissi di avermi conosciuto, a meno che lei... A meno che quando che era ancora ragazzo, prima di indossare la tonaca, c'è ostrega. Senti, Tony, non te me volerà mandare a Remengo con questo coprifuoco, no? Mie e le mie mule, che avevamo bisogno di guadagnare, di fare un poco di quattrini, te me l'ha capito? Dai, Tony, fa il bravo, su. E se non te mi aiuti ti come fa, sommi, no? La tua abbandona, dai. Ho trovato come sistemare la ragazza. Come? Dove? La Wanda. Starà benissimo. Ma sei impazzito? Ma quella è una ragazza per bene. Reverendo, anche mi sono una ragazza per bene, sa? E in casa mia che si informi vi è soltanto gente onorata. Ah, questo è vero. Oh. Senti, Wanda, io ti do tutti i permessi che tu vuoi, purché tu ci aiuti a nascondere una ragazza. Una ragazza ebrea. Ebrea? Ma cosa è sommato? Una ebrea? Ma non sei mica facile, sa? Ma va là, che tu sei bravissima. Ti ricordi quante volte hai nascosto me quando mi cercavano, Per questo riuscivi a sparire. E che ero fissio, maresciallo. Lo avete arruolato perché la popolazione ama i carabinieri e odia i fascisti. Ma adesso la popolazione odia anche lui. Bisogna eliminarlo. Lo farò quando credo opportuno. Fino a quel momento è necessario che lavoriate con lui. Sì, certo, signor Tenente, senz'altro.
Però prima bisogna che mi chieda scusa per tutti gli affronti che mi ha fatto. Offendendo me ha offeso il Fazio. Lo farò quanto necessario. Per me d'accordo. D'accordo, senza aspettarli. Senz'altro. Senz'altro, signor Tenente, andiamo. Scusi, può dirmi per favore dove posso trovare il maresciallo Vittorio Cotone? E voi, chi siete? Sono la fidanzata, sono. Ci dovevamo sposare. Mi ha telefonato ieri per dirmi che l'avrei trovato qui. Sehr gut. Vi accompagnerò io da lui. Maresciallo lavorerà molto meglio con sua donna in vicino. Come here, Koffer, Pisa! Però, Kessler. Accompagnala. E poi mi porti qui 2 giovanotti. Li arruolo sul posto. E come faccio? Come fai? Gli metti la faccia e gli dici siete arruolati. Vai. D'accordo, mi sistemo la muleta, sa? Demo. Badate che è minorenne, eh? Reverendo, le leggi le conosco meglio di lei, sa? E qualche volta riesco anche a rispettarle. Speriamo che tutto vada bene. Ma tutto andrà bene, benissimo. Maresciallo Cotone. Permette? Dica. Vi ha portato una sorpresa. Una sorpresa? Indivinato cos'è? E che ne so, chi è? Cos'è? La vostra fidanzata. Vittorio, tu! Immagolato! Oh! Un po' d'acqua. E che cosa succede? Ma si stanza! È crollata, appena mi ha vista è crollata. Io non so cosa ci faccio le donne, mo. Siete contenti? E allora dovrete ricambiare i favori che vi ha fatto. Chiedendo scusa di poter star bene. Ah no, eh? Se è per questo lei si può riportare indietro la mia fidanzata, perché io non chiedo scusa a nessun penny. Dovrete farlo, è un ordine. Se è un ordine, va bene. Capisci? Signor sì. Ci mancava pure la fidanzata, ci mancava. E adesso a questo dove la nascondiamo? Senti! Basilio, e dica che si sbrighi, no? No, where are we going? E state zitto, non hai capito che non devi parlare? Come potrà fare il carabiniere questo? Se lo sentono parlare ci prendono subito. Ma che parlare? Qui non c'è nessuno che può parlare, solo i fascisti e i tedeschi, questi puzzolendoni. Non sta a aver paura, sa? Ti vedrà che con Mite si sentirà sicura. Scusi, signora, le dispiace se la venga a trovare qualche volta? E come no, vien, casa mia è verta sempre per tutti. Demo mulì. Lia, senti, non ti preoccupare anche se non posso starti vicino. Adesso come carabiniere potrò muovermi e ci vedremo spesso. Sverti, ma che volete morire? Allora, andate, adesso il maresciallo è disposto a fare scusa a voi. Ah, grazie, senz'altro. Tenente, scusate, se mi è permesso. Chi era quella Fräulein che è entrata con voi? La fidanzata di maresciallo. Senz'altro. Perché sono venuta? Perché? È quelle che dico anch'io. Ma lei non potrebbe ritornarsene a Napoli. Oh no, Vittorio, no! A Napoli non si vuole più tornare. Lo so io quello che ho fatto per venire fin qui. Tutte le strade erano bloccate. Immacolata, resta qui con me. Ah no, mi dispiace, caro lei, ma non può. Con lei non può. Ormai tutti sanno che è la mia fidanzata. Quindi, se deve resta qui con me. Stia fermo. Ma che stai dicendo? Immacolata viene con me in canonica. No, Vittorio. Io volevo sposare con il velo bianco. Immacolata, non penserai che voglio approfittarmi di te. Lo so, Vittorio. Ma noi ci vogliamo troppo bene per poterci dominare. Oh, sì. Voi se non vi dominate, ci mancherebbe altro. Se non vi dominate lo dovrebbero sapere tutti. E cosa dovrebbero sapere? Ah, ma cosa vuol sapere? Sono cose che a lei non riguardano, ha capito? Dunque, sono cose delicatissime, io sto parlando con la mia cosa. Cosa? Con la mia fidanzata. E chi vi dice che non si tratta di qualche tradimento? Se avete qualche cosa da nascondere vuol dire che non avete la coscienza a posto. Glielo dico io. Che cosa? O glielo dice lei? Chi Io- glielo dice? io non so niente. Glielo dico io. Addolorata, scusa se oso. Immacolata. Siccome è addolorata in questo momento, Sì. ho detto addolorata. Immacolata, scusa se oso. Signori, la mia fidanzata aspetta un bambino. Non è vero. Immacolata! Ma per carità, il podestà è un amico. Cosa? Non vale la pena tenere tutti questi segreti, cosa vuoi? Ah, sciocchezze. Veda, lei per questo è scappata di casa. Perché non può più mantenere il segreto del figlio della colpa. Ah, ma se così non è un figlio della colpa, ma un figlio della lupa. Sarà il futuro combattente delle battaglie di domani. No. Non c'è da vergognarsi, signorina. Se volete, vi sposo io oggi stesso. Oh! Cosa? Sì, che si capisce. Il buon padre ha ragione. Il figlio è mio, casomai la sposo io, no? Ma che cosa avete capito? Intendevo come potestà. Ah sì? A lei come potestà si crede in diritto e in dovere di sposare tutte le donne in istante interessante. Al tempo! Come al tempo? Ma che state dicendo? Esatto.
Qui se c'è qualcuno che deve sposarla, quello sono io. Ma no, in chiesa si perde troppo tempo. Io col rito civile posso sposarvi senza pubblicazioni, senza documenti, senza formalità. Sarà un austero matrimonio di guerra. No. Io voglio sposare in chiesa con lui. Con lui? Eh già, e si capisce. E chi è che la sposa? È lui che la sposa, è il prete, no? Ufficiante. Se no chi la sposa? Bingo. È vero, monsignore? Sì, certo. D'altronde anche in chiesa si può celebrare un matrimonio senza pubblicazione, senza formalità, senza niente. Esatto, in bianco. Dovrete adattarvi, signorina. Sarà un austero matrimonio di guerra. Senz'altro! Tu, Vittorio Cotone, vuoi prendere per legittima sposa la qui presente Immacolata de Rosa? Per forza, eh? Sì. Tu, Immacolata de Rosa, vuoi prendere per legittimo sposo il qui presente Vittorio Cotone? Ma che fate? Non vi dovete ancora voltare. Prima che pronunci l'irreparabile, ditemi la verità. Questo matrimonio è valido o non è valido? Ma che Dio ci perdoni, non è valido, perché voi non c'è sacerdote. Ecco, coniungo vostri matrimoni in nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Amen. Oh! Il mio diritto, faccio la sposa. Come l'ho detto? Auguri fascisti. Non la posso vedere. Allora, voi due da questo momento siete arruolati nella VAP. Veramente a me mi ha detto VAP. Oh, da braccetto, ecco così. Mi raccomando, tu stai sempre zitto, non parla mai, sempre così. Ok, I understand. A Dossana io non lo so, ma tu comunque non fai mai domande e non risponde mai a nessuno, capito? Questo deve essere un po' scemo. Senti, visto che qui non c'è niente da fare, io posso andare a vedere Lia? Sì, tu va, tanto mo con questo, anche col coprifuoco, non ti dice niente a nessuno, tu vai tranquillo. Oh, ma non mi compromette, sai che può morire? Sta tranquillo, Basilio. Se mi cerca qualcuno, tu chiamami, chiaro? Ma non parlare, che può morire. Vattene che te buttare via. Ciao, giovinotto. Qua se viene per ballar, sa, no per cominciare. Ah, si balla nelle camere di sopra dove è andata quella giovane ragazza. Quale ragazza giovane? Sei tutte qua le mule, quelle che te vedi, non le sei giovani forse? Quella più giovane di tutte, che io ho visto oggi andare con te. Ma che hai visto andare con me, che ti sono sempre imbriaco? Io non essere imbriaco. E andare a vedere sopra adesso. Ma dove te va? Ma vieni qua. Press me close. Carlo, ho tanta paura e tanta vergogna di stare qui sola. Ma perché? Perché deve succedere tutto questo? Io... Lia, non piangere, Lia. Presto tutto sarà finito. non resisto più. Lo sento. Lia. Vedi, Lia. Questo posto è l'unico posto dove puoi essere veramente al sicuro. Ah, qui nascondere i giovani bene! Chiedimi di fare! Lasciala stare! Non toccarla! In questa occasione, porco. Che ha detto? Porco. Porgo al maresciallo Cotone e alla sua diretta sposa i miei auguri più sinceri. Grazie. Auguri, maresciallo! Grazie, Auguri! grazie. Mia moglie voleva fare un dolcino, ma io gliel'ho proibito. Di questi tempi. Auguri comunque, maresciallo. Grazie. Auguri, figli maschi. Grazie per gli auguri. Il figlio maschio ormai è per la strada. Già. Che vergogna. Oh, poverina. Oh, poverino. Poverina. È da stamattina che sviene. Un po' d'aria. Forse è meglio che andiamo, Achille, lasciamoli soli. Sì, cara, sì, certo, hai ragione. Vogliamo andare, reverendo? No, io resto, devo dire ancora qualche cosa qua agli sposi. Sa, non ho nemmeno fatto la predica di circostanza. Senz'altro. Padre, ma non c'è bisogno. Non si preoccupi. Per la predica ce la farà domani, dopodomani. Nessuno ci corre dietro. No, io di qua non mi muovo. Sa, per la predica. Sì, forse è meglio che noi andiamo, eh? Maresciallo, auguri, auguri tanti. Arrivederci, reverendo. Arrivederci. Vincere. È una parola. Antipatica quel Pennica, però è gentile, eh? Qui andiamo di male in peggio. Dalla padella stiamo cadendo nella brace. Non è vero. Per me va benissimo. Io mi sono riappacificato con Pennica. Ho sistemato l'ebrea, ho arruolato l'americano e il partigiano
Cosa vuole di più? È Immacolata? Oh, per quello non si preoccupi. Ormai tutto il paese sa che mia moglie resta qui con me. Vada pure, si fitti di me, si fitti. Camurro, delle prove non mi posso fidare. Io potrei andarmene soltanto sapendo Immacolata al sicuro, chiuso in una stanza, sola. Che la vuol mettere in una camera di sicurezza? Dico, Questi mi pare un'idea. Io mi porto via le chiavi. Oh, Immacolata, non piangere sempre, figlia mia, porta male. Credimi, questa è l'unica soluzione onorevole. A dove sta Necello? Da quella parte. Se è proprio ci dire, un momento. Le celle sono al buio. Ci vorrà una candela per la signora, no? Tritolo! Ma che tritolo? Questa è una candela votiva che ho preso dal pacco di Don Nicola. E appunto con quelle candele votive hanno fatto Saltare il ponte. Ma no, è stato Don Nicola. No, facciamola sparire. Piano, questo scoppia? Ecco. Non lo so, scoppia con l'urto. Ecco. E sto pensando a quelli di Don Nicola. Aiuto! Oddio, cosa ho fatto? Oddio, che ho fatto? Immacolata. Andiamo, Immacolata. Perché me l'hai lasciata? Andiamo. In cielo. Nelle celle? Sì. No, in cielo no. No, Vittorio, nelle celle no. A sinistra. Sempre diretto. No. Sempre diretto. Oh no, Vittorio, Immacolata, perdonami. Credimi, non c'è altra soluzione. Il tavolaccio sarà duro, ma tu puoi sopportare questo ed altre. Veramente? Ci sarebbe stata qualche altra soluzione invece di imprigionarle il primo giorno delle nozze? Ma che soluzione? Che soluzione? Apri. Sabato. Avanti. Ecco qua. Ecco. Siediti qua, cara. Siediti qua. C'è un uomo! Che? Fai dormire in cielo i tuoi subordinati. E lei non fa dormire la sua fidanzata. In due vuol dire che si farà una compagnia. Immacolata non divide la cella con nessuno, hai capito? Okay. I go to sleep in another place. Anima cara, addio. Reverè, un po' di tatto. Se non lo vuol fare per la donna che vi indossa, lo faccia almeno per me, che sono il marito. Maresciallo, venite! Che c'è? I tedeschi hanno arrestato Carlo. Tu vedi? Sì, e anche la ragazza ebrea. Oh, madonna mia, io lo sapevo che questo non mettevano nei guai. E mo come si fa? Bisogna scappare. Ma che scappare? Bisogna salvarlo. E tu solo puoi farlo. Io in che modo? Non dimenticare che non sei più un ladruncolo, ma un maresciallo. Mostrati degno della divisa che indossi. Sì. E lei cosa farà? Io intanto metto in salvo Immacolata, poi vedremo. Sì. Dove c'è un'altra uscita? A destra, quello di servizio. Presto. Sì. Il maresciallo non c'entra. Sono stato io a offrirmi volontario. Se è proprio così. Ed è questa qua l'unica responsabile, son mia. Ma vuol capire che il maresciallo non sa niente, che non gli entra proprio niente. Già, il maresciallo non sa mai niente. Comanti. Adesso dimmi, chi è questo uomo? Quale uomo? Quello. Ma questo? Natürlich. È un waffen, ausiliario. E quanto l'aveva arruolato? Questa mattina, me l'ha autorizzato lei. Questo uomo ha insultato e aggredito il soldato tedeschi. Veramente? A vederlo non si direbbe. Comunque se lo dice lei sarà così. Lui è fidanzato con ebrea, nascosta in casa di Wanda. Ma io non so niente, a me non mi ha detto niente. Che è questo, nuovo ausiliario? È un altro waffen, ausiliario. Dimmi, come ti chiama? Ha detto come ti chiama, rispondi. Signor Tenente, è muto. Allora, anche arruolato, anche ausiliario è muto. Capirai, gli uomini scarseggiano, ho visto questo qui, è lungo, dico, mo lo vedo. Ok, leave me Quale alone. americano? Uno spia! Perché ti indure Londra? Portare tutti al plotone di esecuzione! Capito? Anche a noi, che succede? Ho saputo dall'ebrea. Adesso arrestare tutti che hanno permesso di circolazione di maresciallo! Ah, è un traditore! Avevo ragione io! Ma che traditore è traditore? Che colpa c'ho io se tutti quanti non la pensano alla stessa maniera? Amici italiani, buonasera. È il colonnello Stevens che vi parla da Londra. Le forze alleate tra poche ore sferreranno il grande attacco per liberarvi dal giogo tedesco. Resistete! Le vostre sofferenze stanno per finire. Io voglio credere in vostra buona fede e voglio fidarmi di voi, maresciallo Cotone. Dito che voi, come dite, non sono responsabile per quanto è successo. No. Voi avrete l'onore di comandare il plotone che fucilerà tutti i prigionieri. No.
No, no, no. Non è possibile, signor Tenente. Perché? Rifiutate? No, ma, signor Tenente, io la ringrazio. È un onore troppo grande che lei vuole concedermi. Io non ne sono degno. No, no. Basta! No, no, no. Volete fuggellarli, sì o no? Signor Tenente, la prego, non si arrabbi. Mi crede, non è colpa mia. Il fatto è che io non ho dimestichezza con le armi da fuoco. Ecco. E che maresciallo siete, allora? Ma che maresciallo e maresciallo? Io non sono stato mai neanche soldato, si immagini. Mi hanno riformato 3 volte. Che storia mi raccontate? Storia, eh? È una lunga storia, signor Tenente. Veda, la mia professione abituale è quella del ladro. Non dite sciocchezze. Voi siete solo un vigliacco. Sì, è vero, sono un vigliacco. Se fossi stato un coraggioso, avrei fatto il rapinatore a mano armato. Sarei andato in America a fare il gangster. Forse a quest'ora sarei sbarcato a Salerno con gli americani, invece. Dunque voi non volete fucilare i prigionieri? No, non posso. Mi creda, signor Tenente, veda, fra ladro e assassino c'è una differenza, bisogna essere qualificati. Ed io non lo so, lei non so. Non vi illudete così di salvarli. Ah, non mi illudo di salvarli. È che non voglio uccidere. Allora morirete con loro. E chi comanda il plotone di esecuzione? Io. Sta bene. Non parlo più. Luz! Portate qui i prigionieri! Camerati, un momento. Le celle sono al buio. Ho qui una candela. Sì. Danke, maresciallo. Prego. Fiammiferi. Scegli! Poi a Sansone con tutti i filistei. Che ha detto? Non ha sentito. Non ha importanza, tenente. Sentirà. Was ist los? Was denn, Maresciallo? Savoia! Die Gefangenen sind geflohen! Komm her! Buttateli dentro! Still! Weg! Pagheranno con la testa! Immacolata, l'affido a voi. Io devo andare ad aiutare quel povero disgraziato. Ma che ci fate? Perché vi siete messo con la divisa? Lo so io, sono stato io che ho fatto arruolare Carlo e l'americano, l'ho messo nei guai e non posso starmene qui con le mani in mano. Ma Vittorio, se ti vedono vestito così ti No, ammazzeranno! no. Prima la cotta, prima la cotta! Che è sta cotta? Che è sta cotta? Questa! Questa. I fascisti. Non mi devono Falli prendere. di là. Non mi devono prendere. Immacolata. Immacolata mia. L'affido a voi, Don Nicola. Non vi preoccupate. Addio. Non la facete. Forza, mi raccomando, presto! Non perdiamo tempo! Cosa c'è? Il cane! Il cane! Ma sono pensare al cane in questo momento io! No! Presto! Presto! Andiamo! Padre, salvatelo, fate qualche cosa, il maresciallo ha sempre salvato tutti. E adesso tutti, nessuno si preoccupa di lui. State zitto, così, state zitto. Anzi, va bene. Ciao! Tutti fuggire! Fascisti fuggire! Italiani fuggire! Scusi, ma mi sembra di aver visto anche i tedeschi fuggire. Forse lei non se ne è ancora accorto. E voi, cosa fate qui? Io resto. Ho saputo che c'è un condannato a morte, sono venuto per portargli i conforti religiosi. Io spero che vorrete rispettare la convenzione dell'Aia, se non la religione. Fate pure, ho poco tempo. Dobbiamo fucilarlo prima di partire. Caporal! Accompagnato, padre, da maresciallo. Schnell! Schnell. Lass ihn nicht was reden!
Io devo confessare il condannato. Prego, volete lasciarmi solo con lui? No, non possibile. Almeno fatevi da una parte, la confessione è segreta. Io... Inginocchiati. Fingi di confessarti. Altro che fingere. In questo momento io avrei bisogno di un vero sacerdote. Io speravo di farti indossare i miei abiti e prendere il tuo posto. Ma bisogna trovare una soluzione. E a quale scopo? Finiremo per essere fucilati tutti e due. In questo caso è meglio che viva un carabiniere piuttosto che un ladro. Tanto, maresciallo, chiamami pure Vittorio. Grazie, ma non posso. Io ho la coscienza che mi rimorde. Ma no. Sono stato io a metterti in questo guaio. No, per carità. I guai me li sono sempre cercati da me, da quando sono nato. Ma non credevo di finire così. No, che ho commesso dei piccoli reati, roba da 1 anno, 2 anni di carcere al massimo. E adesso mi fucilano. Io non posso permetterlo, capisci? Mi t'ha già salvato. Lasci fare, maresciallo. Ho vissuto male tutta la vita. Mi lasci almeno morire bene. Ma è tutta colpa mia, capisci? È stata tutta colpa mia. No, che c'entra? Cosa c'entra? La colpa è mia. È solamente mia. Io ho fatto esplodere il candelotto votivo. Io. Eppure dicono l'abito non fa il monaco. Non è vero. Io, a furia di indossare indegnamente questa gloriosa divisa, maresciallo, mi sento un po' carabiniere. Sì. E per un ladro, morire da carabiniere è una grande soddisfazione. Maresciallo, si salvi finché può, finché è in tempo. Si salvi! Dobbiamo andare. Padre, mi assolva, mi perdoni. Ti perdono. È come se ti perdono. Grazie, grazie. Sono pronto. Andiamo. Non dovete pure i voi. Mi siete d'accordo? Sono questi che non sono d'accordo. Via! Mi ripete che il vero maresciallo Vittorio Cotone sono io! Sono io il responsabile di tutto, guardate! È me che dovete cucinare! Il sacrificio è inutile, padre! Vai via! Andò! Diglielo tu, a me non mi vogliono prendere! Non mi vogliono prendere! È un'infamia! È un'infamia questo! È un'infamia! Troppo tardi. Sono per i liberatori. Sono arrivati. Basilio!
Basili, adesso siamo liberi. Ce l'hanno fatta. Balliamo insieme il twist, come si balla da Piero. Me l'ha insegnato così. Stai qui, immagolato, non dai tu po'. E beh, papà, che c'è di male se stai un po' di Fate ste capille. E poi piano Per imparare il twist, andare ancora. Immacolata mia, che figlio che m'hai fatta? E non gridare Ah. così, che vergogna, ci guardano tutti. Tu vuoi mettere in testa che ormai sei in congedo? Io sono sempre un ex maresciallo dell'arma e poi sono nervoso, vedi, in questa stessa stazione 20 anni fa incontrai quel povero Antonio Capurro. Te lo ricordi? E come, non me lo ricordo. Per tutti quei soldi che ci hai speso per cercarlo, per avere notizie della sua fine. A proposito, Vittorio, lo fucilarono, no? Chi lo sa, sparì su quel cavo e non se ne seppe più niente. Comunque resta il fatto che la divisa compì il miracolo nel trasformare un ladro in un eroe. La divisa, capisci? Io sono sicuro, proprio sicuro, che se il povero Capurro fosse riuscito a cavarsela, non avrebbe più fatto il ladro. Oramai era redento per sempre. Povera Antonia. Povera Antonia. Guarda, un giorno o l'altro, se quelli del comune non lo fanno, una lapide ce la metto io, a spese mie. Ecco, non è possibile dimenticare. Ingrati! Ingrati! Non gridare così. Ci guardano tutti. Pavolicci. Domenicano? Vittorio! Dove vai, Vittorio? Domenicano? Padre Domenicano! Ma tu sei Capurro? Ti ho riconosciuto! Capurro, fermati! Io non sono più quello di prima! Capurro, fermati! Maresciallo, fossi matto! Antonio! E dammi la valigia! Dammi indietro la valigia! Antonio! Ah, io ti ho cercato per tanto tempo! Volevo dirti che sei un gran fedente! Ecco quello che sei! Un fetente! Altro che